Ciao e benvenuto o benvenuta in questa seconda di due lezioni in cui stiamo generando un flusso in Power Automate a partire dai messaggi di Teams che dovrà generare delle nuove pagine nella sezione preventivi fornitori e delle nuove attività all'interno del contenitore nel piano planner preventivi fornitori. Quindi a questo punto andiamo in Power Automate e clicchiamo su Crea e andiamo a cercare il connettore Teams. Ce lo propone già qui senza cercarlo di qua, quindi clicchiamo su Microsoft Teams e diciamo che come tutte le altre applicazioni di Office 365, come tutti gli altri connettori, Microsoft Teams avrà i suoi trigger che attivano il flusso, quindi che determinano l'evento a partire dal quale poi si determinano tutte le azioni a valle di questo evento. E poi qui Office 365 in Power Automate ci propone tutta una serie di possibili opzioni di flussi già preimpostati, ovviamente da personalizzare, che se facessero al caso nostro potremmo subito andare ad utilizzare. Però noi lo vogliamo costruire da zero. Ovviamente per partire da Teams, come nel caso delle altre applicazioni, le possibilità sono queste che si vedono qua su in alto e non altre, quindi è soltanto da questi eventi che si possono generare i flussi a valle. Poi dopo sotto ci possono essere mille possibilità e ci si può sbizzarrire, però bisogna partire e si può partire soltanto da uno di questi. Noi partiremo quando le parole chiave sono, quindi da questo evento qui, quando le parole chiave sono. Quindi dovremmo andare a indicare alcune parole chiave che quando sono scritte all'interno dei messaggi di Microsoft Teams nei canali che andremo ad indicare genereranno quello che noi vogliamo che accada, cioè la generazione della nuova pagina in OneNote e l'attività in Planner in quel contenitore. Quindi dice innanzitutto scegli il tipo di messaggio, quindi all'interno di un canale. Quindi deve avvenire, il tutto deve partire quando viene scritto un messaggio all'interno di un canale. Parole chiave da cercare, elenco separato da virgole, quindi noi abbiamo detto che scriveremo preventivi, virgola, preventivo, spesa, spese, costi e costo. Poi ci chiede in quale team deve avvenire questo, ovviamente nel team Cardiology Congress, e lo andiamo a selezionare. E poi ci chiede in quale canale deve avvenire questo all'interno del team Cardiology Congress. Noi ne andremo a indicare più di uno perché faremo alcune prove. Quindi prendiamo le agenzie di spettacolo, aggiungi nuovo elemento, prendiamo un altro canale, quello degli interpreti, ne prendiamo 3, tanto per fare l'esempio sono più che sufficienti, e prendiamo il canale dei tecnici. Quindi con Teams abbiamo finito, quindi cosa abbiamo scritto? Abbiamo scritto che quando nel team Cardiology Congress all'interno di questi tre canali, agenzie di spettacolo, interpreti e tecnici, viene pubblicato un messaggio che contiene la parola preventivi, preventivo, spesa, spese, costi, costi, ovviamente non tutti insieme, anche una sola di queste parole, deve avvenire quello che andremo ora a stabilire sotto. Quindi innanzitutto abbiamo detto che vogliamo che venga creata una pagina nella sezione preventivi fornitori in OneNote. Quindi clicchiamo su nuovo e andiamo a cercare l'applicazione OneNote. Eccola, ce l'ha trovata. Quindi crea pagina in una sezione e ci chiede in quale blocco appunti, ovviamente in quello di Cardiology Congress, blocco appunti Cardiology Congress Dubai September 2025, in quale sezione,
nella sezione che abbiamo creato qui, preventivi fornitori. Quindi andiamo a scegliere la sezione preventivi fornitori. A questo punto possiamo scrivere il nostro messaggio. C'è un nuovo messaggio che riguarda i preventivi. Punto. Andiamo a capo. Qua giù Office 365 per la regola dell'ereditarietà ci propone di mettere, in questo caso in OneNote, qualcosa che è già accaduto in Teams, cioè in Teams abbiamo stabilito tutta una serie di regole e per esempio potremmo andare a scegliere il link al messaggio, che vuol dire che quando verrà pubblicato il messaggio in OneNote, Office 365 automaticamente inserirà il link a quel messaggio in Teams all'interno della pagina di OneNote che si creerà in quella sezione. Quindi qui siamo a posto, abbiamo scritto qualcosa a mano e poi siamo andati a pescare il campo del link, quindi per ogni messaggio pescherà il link a quel messaggio in Teams. Ci manca da sistemare Planner, quindi andiamo a cliccare su Nuovo, qui scriviamo Planner e scegliamo Crea un'attività. In quale gruppo? Office 365, che è allegato al piano di Planner, Cardiology Congress, nel piano ovviamente Cardiology Congress, qui nel titolo che è l'unico spazio possibile perché qua giù abbiamo soltanto i colori e cioè le etichette che possiamo attribuire a quell'attività, il colore dell'etichetta. Qui nel titolo mettiamo il link al messaggio. L'importante è che da qualche parte ci arrivi perché poi da lì potremo risalire al messaggio, come vedremo tra poco. E poi rimane da dire qui per quanto riguarda la parte di Planner in quale contenitore. Ovviamente nel contenitore che abbiamo creato nella lezione precedente 1 bis preventivi fornitori come appendice della fase precongressuale. Quindi andiamo a scegliere 1 bis preventivi fornitori. Possiamo attribuire anche un'etichetta, diciamo che vogliamo attribuire l'etichetta blu. Andiamo a rinominare il flusso, parole chiave fornitori, e una volta fatto questo possiamo salvarlo definitivamente. Attendiamo che appaia la scritta verde. Se tutto va bene, eccola, il flusso è pronto per partire, è consigliabile testarlo. Ovviamente i flussi vanno sempre testati perché poi magari ci facciamo affidamento per l'attività lavorativa e se non funzionano poi non ci arrivano le informazioni che vorremmo che ci arrivassero. E adesso andiamo in Teams e proviamo a scrivere i messaggi con una di quelle parole chiave all'interno di quei canali e vedere quello che succede, quindi andare a verificare se il flusso funziona. Quindi innanzitutto abbiamo detto nel canale delle agenzie di spettacolo, quindi clicco qui e scriviamo band per la serata di gala, di chiusura dell'evento, e qui possiamo scrivere a breve invieremo il preventivo. Andiamo a postare questo messaggio in questo canale che ovviamente sarà visto soltanto dagli appartenenti a questo canale perché qui come vedi c'è il lucchetto, quindi lo possono vedere solo gli appartenenti al canale, non tutti gli altri membri del team che possono vedere invece tutto quello che avviene nel canale generale. Quindi andiamo a vedere cosa è successo in OneNote e quindi se il flusso ha funzionato. Attendiamo un attimo, qui sta lavorando, ecco è arrivata la pagina e quindi ci è arrivato il messaggio, c'è un nuovo messaggio che riguarda i preventivi, quello che avevamo scritto in Power Automate e qui abbiamo il link per raggiungere direttamente il messaggio. Andiamo nel piano di Planner, facciamo un refresh
ed ecco che anche qui il link è arrivato. Clicchiamoci. Voglio entrare qui, copiare il link come avevamo detto e incollarlo qui. Chiudo e torniamo in Teams. Avevamo detto poi il canale degli interpreti, quindi post, Dubai Translate Agency, perché qua dentro ce ne può essere più di una, per gli interpreti in lingua francese. La spesa per voi ammonta a 2000 euro. Una delle parole chiave, se ricordi, era spesa. Andiamo a postare questo messaggio. Torniamo in OneNote. È arrivato anche questo, quindi c'è anche questo messaggio che se ora noi andiamo a copiare ci apre direttamente in Teams, quindi è arrivato anche il secondo. Andiamo in, qui ancora non si è chiusa la finestra, eccola, è arrivato anche il secondo messaggio, apriamo, anzi ce l'ha messo in alto, apriamo, anche questo lo copiamo e lo incolliamo qui, chiudiamo, torniamo in Teams, ci manca il canale dei tecnici, quindi qui andiamo a scrivere un post, servizi audio video company e poi ci sarà il nome dell'azienda. Non possiamo fare prezzi troppo bassi, abbiamo costi alti. Andiamo a postare il messaggio, un'altra parola chiave era costi, se ricordi, torniamo in OneNote, eccolo, è arrivato in questo momento, qui proviamo a vedere, no? Copiamo il link, lo incolliamo in internet, invio e adesso ci aprirà direttamente il messaggio. Non possiamo fare prezzi troppo bassi, abbiamo costi alti. Quindi qui chiudiamo, andiamo in Planner, ci manca l'ultimo messaggio qui, facciamo un refresh, eccolo, è arrivato anche qui, ha creato un'altra attività. Anche qui ci entriamo, copiamo il link, lo incolliamo qui e in Planner cosa possiamo fare adesso? Possiamo andare ad assegnare queste attività a qualcuno. Quindi, per esempio, possiamo andare a assegnare questa attività al PCO operator numero 1, quindi il dipendente dell'agenzia che organizza l'evento, che si dovrà occupare di seguire questo messaggio relativamente a questo preventivo. Quindi hai visto la potenza di questo strumento che ci semplifica enormemente la vita. Ecco, una cosa fatta all'inizio di un congresso per questi argomenti come i preventivi ci fa risparmiare tantissimo tempo, ma i preventivi non li ricevono soltanto le aziende che organizzano gli eventi, ma una grossa azienda che riceve tanti preventivi, che può essere un'azienda di produzione, un'impresa edile o qualsiasi altro tipo di azienda, può utilizzare questo strumento
con questa potenza straordinaria. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!